Ciao ragazzi, allora adesso vi faccio vedere come funziona un piccolo gestionale realizzato totalmente in Angular. Allora, la cosa un po' più importante che andremo ad analizzare è che in pratica tutti quanti i nostri dati verranno salvati all'interno del local storage. Che cos'è il local storage? È una struttura che all'interno del nostro Google Chrome è fondamentalmente un piccolo database SQLite che praticamente ci permette di salvare delle stringhe come combinazione chiave-valore. E quindi che cosa succede? All'interno del local storage che cosa andremo ad inserire? Andremo ad inserire tanti oggetti di una certa e data tipologia. In questo caso, se vogliamo fare la gestione del prodotto, andremo a realizzare queste tipologie di elemento, quindi che sarebbero l'elenco, l'inserimento, l'eliminazione e la modifica. Tutte queste informazioni andranno tutte quante a diciamo ad interferire, comunque ad interagire con il local storage della vostra istanza di Google Chrome. L'idea dell'utilizzo del local storage è il passo subito precedente a quello dell'integrazione con l'API. Semplicemente per quale motivo? Perché è qualcosa che ci permette, senza avere interazione con altri sistemi web, di andare ad effettuare comunque una sorta, di andare a realizzare un piccolo database molto prototipale che alla chiusura di Google Chrome non perda il suo stato e quindi fondamentalmente è un vero e proprio piccolo database management system, quello che cerchiamo di realizzare. Vediamo adesso quindi come funziona la nostra architettura e soprattutto iniziamo la creazione del progetto Angular e la configurazione dei primi moduli. Allora, iniziamo con la creazione, quindi apro Visual Studio Code, il nuovo terminal, ok? Cancello, quindi apro il command prompt, vado ad effettuare un ng-new, ok, 04 local storage prodotti. In questo caso andiamo a realizzare, quindi andiamo a selezionare, quindi faccio tutto il giro da capo, il CSS come stile principale e poi definiamo, quindi mettiamo no alla server-side rendering. Attendiamo l'installazione dei package e incominciamo ovviamente la creazione della nostra struttura. Come funziona la nostra struttura? Beh, allora, l'idea è proprio questa. Noi avremo questi component qui, ok? Allora, questi component, a livello proprio operativo, che cosa dovranno fare? Beh, questi sono component. Questo è uno, questo è l'altro, questo è l'altro e questo è l'altro. Allora, a livello operativo fondamentalmente che cosa succederà? Ogni singolo component dovrà andare ad interagire con il mio prodotto service. A che serve in questo momento il service? È una parte operativa fondamentalmente che servirà per effettuare una vera e propria, quindi per creare una vera e propria business logic. Perché? Perché questa tipologia di pattern architetturale ci permette di organizzare al meglio le nostre operazioni. In questo caso che cosa facciamo? Allora, mi vado a ricopiare questa parte del local storage. Allora, in questo caso che cosa andremo a realizzare? Il prodotto service dovrà occuparsi del reperimento delle informazioni dal local storage, ovviamente, e del loro riversamento. Cosa significa? Che in pratica la parte operativa di questo local storage verrà direttamente affidata al service. A livello ideale, fondamentalmente, questa tipologia di operazione di solito non viene assegnata effettivamente al service. Per quale motivo? Perché esiste un concetto di repository che si occupa effettivamente del recupero e del riversamento delle informazioni sul DB, quindi sulla nostra forma prototipale di database, ma dato che si tratta di una struttura estremamente semplicistica, il service non dovrà effettuare troppe operazioni perché rischiamo di complicare tutta l'architettura. Allora a questo punto deleghiamo esattamente a questo elemento tutte le informazioni di CRUD, ok? Quindi di creazione, quindi reading, ok, quindi lettura, update, quindi modifica e poi delete. Vediamo a questo punto come funziona tutta questa architettura. Allora, la prima cosa che dovremo fare sarà sicuramente la creazione di un elemento, quindi una classe prodotto che dovremmo andare a salvare effettivamente sul local storage, perché ricordatevi sempre che utilizziamo il TypeScript per una questione di
type safe e soprattutto di tipizzazione forte della nostra architettura, a questo punto non andremo mai a realizzare un oggetto, un oggetto JavaScript non tipizzato. E quindi, ok, andiamo anche a realizzare in maniera abbastanza diretta quello che è un elemento che è proprio il prodotto. Quindi, primo step, realizziamo il prodotto. Secondo step, quindi la classe prodotto, andiamo a realizzare il nostro service con uno degli elementi fondamentali che potrebbe essere quello più comodo da visualizzare, che è proprio l'inserimento. Quindi lo lasciamo sempre evidenziato in questo modo, e poi creiamo il componente inserimento per andare ad inserire queste informazioni. Facciamo tutto questo giro, ok? Per poi, una volta che abbiamo inserito qualche elemento, andare subito a visualizzare quello che è l'elenco. Ok? E quindi attivare anche questa tipologia di struttura. Iniziamo.